Nel giorno di San Valentino del 2010, una coppia di coniugi si accorda per un incontro romantico nel parco di Belton Bridge, a Lula. È domenica, ma sono entrambi impegnati in luoghi e attività diverse, quindi decidono di darsi un vero e proprio appuntamento per festeggiare e scambiarsi regali in questo modo così romantico. Ma quell'incontro avrà dei risvolti tragici. Benvenuti passeggeri del web, io sono Mile e questo è Mile True Crime, il mio contributo per ricordare le vittime di violenza e imparare dalle loro esperienze, per riconoscere eventuali segnali. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale per unirti alla community ed esplorare ogni miglio di vero crimine. Il caso di oggi ci porta nuovamente negli Stati Uniti d'America, più precisamente a Snellville, che è una città situata nella contea di Gwinnett, nello stato della Georgia. È una comunità suburbana dove si possono trovare diversi tipi di abitazioni, come case unifamiliari, condomini, appartamenti e anche ville e residenze più esclusive, rendendo la città adatta a una varietà di stili di vita e background. È ricca di aree commerciali e spazi verdi. Caratterizzata da un'atmosfera accogliente e familiare, Snellville è conosciuta per la sua comunità e le numerose attività culturali e ricreative offerte ai residenti. La città vanta parchi ben curati, percorsi pedonali e piste ciclabili, che favoriscono uno stile di vita attivo all'aria aperta. Snellville è anche nota per le scuole di qualità e per essere un luogo ideale per le famiglie. Con una posizione conveniente vicino alla città di Atlanta, Snellville offre il meglio di entrambi i mondi. Un ambiente tranquillo e residenziale con accesso alle opportunità e alle comodità urbane. Ed è proprio qui che nel 2010 succede qualcosa che davvero vi lascerà sgomenti. Proprio per l'assenza di avvisaglie, di quei particolari che, come vi dico sempre nell'introduzione del video, potrebbero essere segnali utili per evitare situazioni di pericolo. Ma non voglio anticipare i fatti, quindi, come sempre, partiamo conoscendo le persone coinvolte in questa vicenda, ovvero questa coppia di sposi. Richard Kevin Shoek nasce il 25 giugno del 1963 a Glen Ridge, un piccolo comune del New Jersey, a circa 27 km da New York. Mamma Marion e papà Edward, insieme a Richard, completano la famiglia con altri due figli, Stephen e Carol. Richard emerge come il fulgido prodotto di un nucleo di familiare saldo, radicato in valori profondi e in una fede incrollabile. Cresciuto in un ambiente di amore e sicurezza, ha trascorso un'infanzia e un'adolescenza radiosa, immersa in una gioia e serenità senza pari. La sua storia è un inno alla forza familiare e alla bellezza di un'infanzia felice, plasmando un giovane dotato di equilibrio, fiducia e gratitudine. Si prepara al college presso la prestigiosa Brookstone, una scuola privata rinomata per l'eccellenza educativa. Successivamente ottiene la laurea in graphic design presso l'Auburn University in Alabama. Richard è un'anima vivace come l'argento, che brilla attraverso mille interessi. Si distingue non solo come allenatore di calcio, ma anche come membro attivo della fiorente comunità religiosa della Westminster Presbyterian Church. Inoltre, la sua passione per le mongolfiere lo porta a ottenere il brevetto e a immergersi nel meraviglioso mondo del volo, sospeso tra cielo e terra con il pallone dai mille colori che tanto ama. Richard trova gioia e ispirazione in ogni momento di volo. Ma non finisce qui. La passione di Richard per le moto aggiunge un altro strato di fascino alla sua personalità. È una consuetudine per lui percorrere chilometri su chilometri attraverso le maestose montagne della Georgia settentrionale, a volte accompagnato da amici, ma spesso ricerca la terapeutica solitudine, avvolto solo dal rombo del motore e dal vento che sfiora il viso. In quei momenti la strada diventa il suo rifugio, un luogo di libertà e riflessione, dove può davvero sentirsi in armonia con se stesso e con il mondo che lo circonda. Richard è amato sia per la sua dedizione e disponibilità senza eguali, che per il suo piacere di stare in compagnia.
È sempre presente per offrire il suo aiuto, dimostrando particolare abilità nel risolvere problemi tecnici di ogni genere. La sua destrezza nella manutenzione e la sua generosità nel prestare assistenza lo rendono un amico imprescindibile per chiunque abbia la fortuna di conoscerlo. Inoltre, non può resistere alla passione per una delle attività più amate dagli americani. Si prepara diligentemente per diventare Cub Master per il PEC 65, dedicandosi con entusiasmo all'insegnamento delle tecniche scout. Ma c'è di più, la sua lista di passione include anche la cucina, un altro ambito in cui si distingue con dedizione. Appassionato delle avventure all'aria aperta, Richard incarna lo spirito dell'esplorazione e della natura, ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua personalità ottimista e positiva. Lui è come una luce radiosa che attira gli altri verso di sé con il suo calore e la sua generosità. Ogni interazione con lui è come un abbraccio che avvolge il cuore, lasciando una sensazione di benessere e felicità. Il suo sorriso contagioso e il suo spirito positivo sono magnetici, creando un legame istantaneo con chiunque si trovi al suo fianco. La sua presenza illumina qualsiasi ambiente, riempiendolo di gioia e vitalità. Eppure, non è solo la sua vivace personalità ad attirare l'attenzione, ma anche la sua profonda empatia e la sua capacità di ascolto che lo rendono una figura tanto amata e ambita da tutti coloro che hanno la fortuna di incontrarla. Vi parlo ora di Stacy Morgan. Lei è nata a Jacksonville, nello stato della Florida, il 20 agosto del 1974. Mamma Rena e papà Ronald Keith Morgan sono genitori amorevoli che non le fanno mancare niente. Purtroppo molto presto è costretta ad affrontare la scomparsa del padre, che muore prematuramente. A soli 3 anni Stacy inizia un nuovo capitolo della sua vita trasferendosi ad Atlanta, in Georgia, dove cresce serenamente al fianco della madre e del suo nuovo marito, John Robert Setters. La sua infanzia è illuminata da un sorriso sempre presente e da una gioia contagiosa. Stacy affronta con facilità l'inizio della scuola dell'infanzia e prosegue senza intoppi fino al diploma, conseguito presso la Shiloh High School nel 1989. Successivamente completa gli studi laureandosi in amministrazione sanitaria presso la Jacksonville University nel 1994. Un periodo di circa 10 anni rimane avvolto nel mistero, privo di dettagli significativi. Ciò che è certo però è che tra i 20 e i 30 anni Stacy attraversa un percorso piuttosto insolito, celebrando ben 4 matrimoni. Da questi 4 legami, Stacy si ritrova con 3 figli: Douglas Michael Walker III, Kit e Kevin Thomas. Tuttavia, la dinamica di questi matrimoni rimane incerta e non è chiaro se gli uomini coinvolti abbiano fatto parte attiva della vita dei bambini, né se i piccoli condividevano lo stesso padre. Nonostante le sfide incontrate lungo il percorso, Stacy si dimostra una donna straordinariamente resiliente, affrontando la vita con un ottimismo inarrestabile. Con coraggio e determinazione prosegue la sua strada, dedicandosi con amore e dedizione ai suoi figli, dimostrando di essere una madre esemplare. Il suo legame con i figli è solido e profondo e Stacy si impegna costantemente a essere una madre premurosa e presente. Nel frattempo trova soddisfazione e realizzazione lavorando nel settore sanitario. Intorno al 2006 Stacy fa un passo importante nella sua carriera, trovando un lavoro di rilievo come amministratrice d'ufficio presso la Georgia Spine and Neurosurgery Center, una prestigiosa clinica specializzata in neurochirurgia spinale. Ed è proprio in questo periodo che le strade del destino di Stacy e Richard si incrociano. Infatti nel 2006 ritroviamo Richard impiegato come graphic designer per le pagine gialle di Atlanta e successivamente fa un salto di qualità nella figura di facility manager presso un'azienda importante sempre di Atlanta. In sostanza è responsabile delle strutture e adora questa attività perché lo porta a viaggiare con un veicolo in dotazione nelle varie località. E sappiamo quanto Richard apprezzi stare all'aperto. La vita d'ufficio, direi, non fa per lui. Comunque è facile immaginare un incontro del tutto casuale tra loro due, anche se non ho trovato esattamente come sia nata la loro storia d'amore.
Comunque sia andata, per loro è un colpo di fulmine. Sono entrambi due persone molto positive, allegre, innamorate della vita e di tutte le sue sfumature. In più, Richard non solo si è legato profondamente ai figli di Stacy, ma li adora sinceramente. Il suo rapporto con loro è così naturale, come se fosse stato sempre parte della loro famiglia. Li porta in avventure eccezionali, come campeggi, pesca e persino voli in mongolfiera, creando ricordi preziosi destinati a durare per sempre. Stacy è radiosa e con la sua energia positiva ha finalmente realizzato i suoi sogni. La loro vita insieme è come una nave che naviga su acque tranquille, senza ostacoli nel loro cammino. Così, nell'autunno del 2007, decidono di unire i loro cuori in un matrimonio intriso di amore e promesse per l'infinito. Con il calore del sole che accarezza la loro pelle e il profumo dei fiori che danza nell'aria, si scambiano i voti che riflettono la profondità dei loro sentimenti. In quel momento non solo diventano marito e moglie, ma anche custodi di un legame eterno, tessuto con fili d'amore e fiducia. Con il primo bacio da sposi iniziano il loro viaggio insieme, pronti ad affrontare ogni sfida, mano nella mano, con la certezza che il loro amore li guiderà attraverso ogni stagione della vita. Stacy ha 33 anni e Richard 44. Con un gesto romantico di radicamento e progettazione del loro futuro insieme, la coppia decide di acquistare una casa che diventerà il rifugio perfetto per i loro momenti felici, a Snellville. Un rifugio dove l'amore cresce e si diffonde, con le mani di Richard che dipingono le pareti con colori vivaci e decorazioni a tema Nemo, trasformando le stanze in un mondo incantato per i loro bambini. La loro gioia è palpabile, un eco di risate che riempie ogni angolo della casa. Nella comunità locale si integrano con grazia e gentilezza. I ragazzi abbracciano la vita scolastica alla middle school, accompagnati ogni mattina da Richard, che stringe legami sinceri con i genitori e insegnanti. La sua dedizione si estende oltre le mura della casa, organizzando campeggi e avventure per i giovani studenti, trasformandosi in un punto di riferimento, un secondo padre per coloro che lo circondano, in ogni gesto e sorriso. Richard incarna l'essenza di un cuore generoso, pronto a donare amore e sostegno a chiunque ne abbia bisogno. Col passare del tempo, Richard compie un gesto d'amore straordinario, decidendo di adottare due dei figli di Stacy. Sebbene non ci sia una chiara spiegazione sul motivo per cui abbia adottato solo due di loro, si potrebbe ipotizzare che il padre biologico non fosse favorevole all'adozione di Douglas Michael Walker III. Infatti mantiene il suo cognome, mentre Kit e Kevin Thomas prendono il cognome Shoek. Immagino avessero padri diversamente presenti. A volte bisogna un po' andare per deduzione. Immersi nella tessitura sociale della loro comunità, la famiglia si trova costantemente coinvolta in un turbinio di impegni e generosità. Tra liturgie domenicali, sontuosi barbecue, orchestrati magistralmente da Richard, partecipazioni inderogabili agli eventi benefici e una vasta gamma di attività culturali e sociali, il loro calendario è un manifesto vivente della loro dedizione. Inoltre, con affetto e rispetto, si dedicano regolarmente all'assistenza dei nonni di entrambi, trasmettendo così un profondo legame intergenerazionale nella trama della loro vita. Infatti, se i nonni di Stacy vivono in città ed è facile per lei controllare che tutto sia a posto, per i nonni di Richard si alternano con i fratelli Stephen e Carol, in quanto i due vivono a Cleveland, sempre in Georgia, una località montana con un'altitudine di 1500 metri e che dista circa 110 km da Snellville. Così diventa un'opportunità preziosa per la famiglia, che organizza sempre i fine settimana in modo da permettere ai fratelli di Richard di essere liberi. Quindi dal venerdì alla domenica si concedono il lusso di respirare l'aria fresca delle montagne, passeggiare con i bambini e condividere pasti salutari in compagnia dei nonni. Qualche volta capita che Richard sia assente per impegni lavorativi, ma non è un problema per Stacy partire da sola con i figli e rilassarsi in quel luogo. Lo fa volentieri. E quando la domenica sera la famiglia si riunisce dopo il rientro a casa, è bello osservare l'esplosione di allegria dei bambini quando vedono Richard.
Inoltre Stacy si è integrata perfettamente anche lì, ha stretto diverse amicizie col vicinato ed è piacevole per lei preparare torte per la merenda di tutti quanti i piccoli vicini di casa, un'occasione per scambiare due chiacchiere davanti ad una tazza di tè nel portico con altre mamme. Stacy, come suo marito, è davvero tanto socievole. Anche alla clinica dove lavora ha una cara amica. Lei è Linitra Ross, di 30 anni, è una collega con cui si trova davvero bene. Stacy le ha anche affittato la casa in cui vive, insieme al suo compagno Reginald Coleman. La casa non so se è di proprietà di Richard o di Stacy, ma si trova ad Austell. Vi metto una foto della mappa tanto per capire dove sono situate le varie città. Insomma, questa famiglia incarna il fulgido esempio del sogno americano, conducendo un'esistenza che sembra perfetta in ogni dettaglio. Ma bisogna prestare attenzione, perché i quadri più splendidi possono celare fragilità nascoste, pronte a emergere quando meno ce l'aspettiamo. In un istante i castelli di carta possono crollare, lasciando dietro di sé frammenti di disperazione per coloro che ci avevano creduto. E venerdì 12 febbraio 2010, Stacy termina la sua giornata lavorativa e con l'entusiasmo di una ragazzina posta un aggiornamento su Facebook. Evviva, inizia il weekend, fra poco si parte per Cleveland. Posso quasi percepire quella gioia scintillante, quella sensazione che pervade quando si hanno programmi piacevoli, quando qualcosa ci rende veramente felici. Questo è uno di quei fine settimana in cui Richard deve lavorare, quindi ecco i piani. Stacy guiderà la sua auto Ford Explorer fino a Cleveland, mentre suo marito a bordo del Ford F250 che usa per lavorare la raggiungerà domenica sera per cenare insieme ai nonni, anzi sarà proprio lui a prepararla. I bambini non ci saranno, passeranno il weekend con i loro nonni, cioè i genitori di Stacy o forse da amici, perché domenica è San Valentino e ha intenzione di fare una sosta lungo il tragitto di ritorno al suggestivo Belton Bridge Park, situato a Lula, per festeggiare San Valentino, scambiarsi i regali e qualche fusione d'amore, solo loro due, lontani dal trambusto della vita quotidiana. Quindi, prima di partire da Cleveland, si affretta a completare le ultime commissioni, immagino anche portare i bambini dove verranno accuditi, trascorre quei 2 giorni nel solito modo, o quasi. Poi domenica arriva anche Richard e la sua solita allegria. Prepara la cena per tutti e dopo averla consumata, per loro arriva il momento che Stacy sta aspettando con ansia, ma non arriva l'infermiera che deve dar loro il cambio. Non possono lasciare da soli i nonni. Così Stacy, con la sua solita cortesia, propone a Richard di avviarsi e di aspettare al parco il suo arrivo, proprio come un vero appuntamento. Lui accetta e se ne va. Poco dopo Stacy riceve il cambio dall'infermiera e così è libera di correre anche lei all'appuntamento. Finalmente. Guida fino a Belton Bridge Park. Sono le 21:30 appena passate e nel buio individua subito la macchina di Richard. Il motore è avviato e i fari sono accesi. Quindi parcheggia il suo veicolo e si avvia verso di lui, ma la portiera è aperta e lui all'interno non c'è. Decide quindi di girare intorno alla macchina e lo vede. È a terra, non si muove. Richard è senza vita. Telefona immediatamente al 911. Okay, 911, what's the address of your emergency? Oh my God, please, I need help right now. Stacy è visibilmente sconvolta. Gli agenti della centrale della polizia della contea di Hall accorrono sul luogo del crimine. Individuano subito la causa della morte. Colpi d'arma da fuoco. Richard giace immobile nel fango. Il suo corpo, martoriato, rivela la brutalità dell'atto. Il terreno intorno è macchiato di sangue, mentre il volto di Richard è irriconoscibile, sfigurato dalla violenza degli spari. La scena è agghiacciante, eppure il movente resta un enigma. Richard indossa ancora la sua fede nuziale e sulla sua macchina si trovano diversi oggetti di valore, compreso il portafoglio con una considerevole somma di denaro al suo interno. La rapina sembra essere esclusa come possibile movente, lasciando gli investigatori nel buio più totale rispetto alla motivazione di un crimine così efferato. Inoltre c'è stato un accanimento. Gli hanno sparato per 6 volte. Sembra che Richard sia sceso dalla macchina come per guardare qualcosa all'esterno
o qualcuno, convinto di tornare al suo interno quasi subito, visto che la portiera è stata lasciata aperta. Le luci intermittenti delle auto della polizia illuminano il terreno fangoso intorno al corpo disteso. Gli agenti con le torce in mano esaminano attentamente la scena del crimine. Tra le impronte confuse di passi, un particolare salta subito all'occhio degli investigatori. Delle tracce di battistrada fresche, diverse da quelle delle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze, le loro. I segni nitidi e definiti sembrano parlare a loro modo, portando con sé una storia tutta loro. Gli agenti prendono nota con attenzione, riconoscendo l'importanza cruciale di quel ritrovamento. Le tracce di battistrada potrebbero essere la chiave per risolvere il mistero. Presto, grazie a un'indagine approfondita, scopriranno che quegli pneumatici appartengono a una marca specifica, Goodyear Integrity. Quel dettaglio si rivelerà fondamentale nel restringere il campo delle ipotesi e portare gli investigatori un passo più vicino alla verità dietro il tragico evento. Non c'è altro da fare se non fare tutti i rilevamenti, portare via il povero corpo e provare a parlare con Stacy. Forse qualcuno potrebbe avere delle faccende in sospeso con Richard. Stacy accetta di andare alla centrale per rispondere alle domande. L'investigatore Franklin inizia a porre domande, ma Stacy lo interrompe bruscamente, facendo immediatamente una dichiarazione sconvolgente. Con voce tremante, Stacy fa una confessione che scuote gli investigatori e fa vacillare il terreno sotto i loro piedi. Ammette che da circa 7 mesi ha una relazione extraconiugale. Le sue parole fanno eco nella stanza, lasciando tutti senza fiato per un istante. L'investigatore Franklin scambia uno sguardo con i suoi colleghi, cercando di nascondere la sorpresa di fronte a questa svolta inaspettata. La rivelazione di Stacy getta una nuova luce sulla situazione, aprendo la strada a una serie di domande e sospetti che ora devono essere esplorati più a fondo. Ecco che il castello di bugie e segreti inizia a crollare. Lui è Juan Reyes, un uomo sposato e collega di Stacy presso la clinica. Viene subito messo sotto la lente di ingrandimento dagli investigatori. La natura della sua relazione con Stacy alimenta il sospetto che si possa trattare di un delitto passionale. Gli investigatori si dirigono immediatamente all'indirizzo di Juan, ma nonostante le luci accese, nessuno apre alla porta. Decidono dunque di lasciare una lettera di convocazione presso la centrale della polizia per il giorno seguente. Il giorno successivo, Joanne si presenta alla centrale. Ammette la sua relazione con Stacy, ma sottolinea che è ormai finita. Rivela che sua moglie aspetta un bambino e che desidera salvare il suo matrimonio. Si mostra confuso e scioccato per l'accaduto, sottolineando la sua estraneità ai fatti. Inoltre la moglie di Joanne conferma il suo alibi. Nonostante la scoperta dell'infedeltà, lei attesta che Joanne non si è mosso di casa quella sera ed è andato a dormire molto presto. Dopo un'attenta analisi e la mancanza di prove a suo carico, Joanne viene escluso dal registro degli indagati. Nel frattempo viene eseguita l'autopsia sul corpo di Richard, trovando proiettili di piccolo calibro penetrati nel midollo spinale e nel cervello. Seppur esplosi da un'arma di piccolo calibro, sparati da una distanza ravvicinata, avevano avuto il potere assoluto di uccidere. Adesso gli inquirenti hanno in mano anche i proiettili da inserire tra le prove. Continuano le indagini. Il corpo di Richard viene dunque restituito alla famiglia per ricevere le esequie. Stacy dispone la cremazione, organizza la veglia funebre chiedendo a parenti ed amici di indossare il loro colore preferito, perché Richard amava i colori e questo avrebbe voluto. Poi sparge le ceneri a bordo di una mongolfiera. Nel cielo sereno di quella giornata, 3 mongolfiere si ergono imponenti, pronte a portare in alto le ceneri di Richard. In un momento di pura poesia e commozione, le ceneri vengono sparse nell'aria, accompagnate dal vento che le disperde dolcemente, come un ultimo abbraccio verso l'infinito. Nel frattempo, alcuni vicini dei nonni di Stacy iniziano a nutrire sospetti e decidono di segnalare alla polizia un fatto che sembra fuori dall'ordinario: la scomparsa temporanea della Chevrolet Impala dei nonni, proprio nella data dell'omicidio di Richard, seguita dalla sua ricomparsa pochi giorni dopo.
Un dettaglio che emerge come una strana coincidenza, ma che potrebbe rivelarsi cruciale nelle indagini in corso. La polizia, avendo ritenuto la situazione degna di un'indagine approfondita, non vede l'ora di esaminare i dettagli. L'attenzione si concentra sui pneumatici della Chevrolet Impala dei nonni, che risultano essere Goodyear Integrity. L'auto viene prontamente sequestrata per analizzarla e i risultati non tardano ad arrivare. Emergono evidenti tracce di materiale che si rivelano essere perfettamente congruenti col terreno rinvenuto al Belton Bridge Park. Questo ritrovamento, nonostante il recente e meticoloso lavaggio dell'auto, getta nuova luce sul caso, suggerendo una diretta connessione tra la Chevrolet Impala dei nonni di Stacy e il luogo del delitto di Richard. A questo punto le indagini si concentrano sull'unica persona di interesse che avrebbe avuto accesso a quella macchina, Stacy Shoek. Dopo un mese di intenso lavoro burocratico, gli investigatori finalmente ottengono l'autorizzazione e i documenti necessari per eseguire la perquisizione della casa di Stacy e procedere al sequestro del suo cellulare. Nel frattempo Stacy continua a comunicare su Facebook il suo immenso dolore, la stanchezza, ma anche la forza che è necessaria per aiutare i suoi bambini a superare un trauma tanto devastante. Gli amici e la famiglia le sono vicine con parole e gesti di conforto. Poi arriva il giorno intorno a fine marzo 2010, in cui degli agenti si presentano alla porta con un mandato e lei li fa entrare senza problemi. Poi, finita la perquisizione, si fanno consegnare il cellulare e se ne vanno. Quando esaminano il telefono, si imbattono in un messaggio datato 14 febbraio alle 21:20 con il testo Buon San Valentino, inviato dall'amica e collega Linitra Ross. La polizia, riflettendo sul contesto e sulle circostanze, comincia a nutrire sospetti. Ma perché Linitra avrebbe inviato un messaggio così apparentemente innocuo? Potrebbe nascondere un significato più profondo? Forse un codice per comunicare il completamento di una missione? La coincidenza della data e dell'ora potrebbe essere significativa, spingendo gli investigatori a indagare ulteriormente sulle attività di Lenitra. Trovano poi diverse telefonate in entrata e in uscita da un contatto recentemente memorizzato in rubrica, come Reggie. Risalgono in un attimo al nome per esteso, Reginald Coleman, un uomo di 40 anni di professione personal trainer, residente ad Austell e convivente di... esatto, Linitra Ross. Il cerchio si è chiuso intorno a Stacy. Dopo aver ottenuto i tabulati dei ripetitori telefonici presenti nei dintorni di Belton Bridge Park, che avevano intercettato i segnali dei 3 telefoni nella serata del 14 febbraio, gli investigatori ottengono i mandati per perquisire la casa della coppia. Durante la perquisizione trovano una pistola di piccolo calibro e munizioni identiche a quelle trovate durante l'autopsia. Questo ritrovamento solleva interrogativi cruciali sul coinvolgimento della coppia nei recenti eventi e spinge gli investigatori a intensificare la loro indagine. In seguito acquisiscono prove rilevanti riguardanti i movimenti bancari di Stacy a favore di Linitra, somme significative trasferite in diversi periodi. Inoltre recuperano il backup di alcune email cancellate dal computer dell'ufficio di Stacy, contenenti informazioni incriminanti. Tra queste spiccano un contratto di affitto ad usufrutto gratuito a vita dell'appartamento di Austell a favore di Reginald Coleman e un contratto di vendita, evidentemente non andato a buon fine, della Chevrolet Impala dei nonni di Stacy, evidenziando il suo tentativo di disfarsi della macchina e magari monetizzare. Con le prove dei pagamenti in loro possesso, gli investigatori hanno finalmente ciò di cui hanno bisogno per formulare un'accusa ufficiale di omicidio su commissione. Queste prove non solo confermano i sospetti riguardanti il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nei tragici eventi, ma forniscono anche una base solida per l'azione legale. Il 25 maggio Stacy, Linitra e Reginald vengono dunque arrestati. Il procuratore distrettuale Lee Derrick conferma le accuse contro di loro, ma non commenta il possibile rischio di condanna a morte.
Questi arresti segnano un momento cruciale nell'indagine, mentre il destino dei 3 imputati resta incerto durante il procedimento giudiziario. Il processo definitivo si svolge nel maggio 2012. La sala d'udienza è carica di tensione, mentre gli imputati affrontano le accuse contro di loro. Le prove vengono esaminate attentamente, le testimonianze vengono scrutinate con precisione e gli avvocati difensori lottano con determinazione per i loro clienti. L'intera comunità è in attesa del verdetto, consapevole che le decisioni prese in quella stanza avranno dure conseguenze. Linitra si proclama innocente, ma di fronte alle prove incontrovertibili che la indicano come tramite nell'organizzazione e nell'esecuzione dell'omicidio, la sua difesa perde forza. Il verdetto è implacabile. Viene condannata all'ergastolo per concorso in omicidio volontario. Nel frattempo Reginald decide di ammettere la sua colpa, seguendo il consiglio del suo avvocato. Questa scelta gli permette di evitare la condanna a morte, ma non la condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Quel tragico evento lascerà un'impronta indelebile sul resto delle loro esistenze, un'ombra che li seguirà costantemente nel corso del tempo. Stacy si dichiara colpevole e riceve l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Ma vi starete chiedendo qual è stato il movente? Durante il processo Stacy ha rivelato di aver sospettato di abusi sessuali perpetrati da Richard su uno dei suoi figli. Tuttavia il bambino, affidato alla custodia della nonna materna Rena Morgan, ha dimostrato un attaccamento profondo a Richard. Testimonianze hanno sottolineato che il bambino coinvolto non ha mai manifestato segni di traumi o disagio, considerando Richard un padre amorevole e impeccabile. Naturalmente, durante il processo, Linitra ha confermato di aver ascoltato più volte gli sfoghi di Stacy riguardo questi dubbi e sospetti di abusi sessuali da parte di Richard. Ma c'è un dettaglio che non possiamo trascurare. Linitra aveva davvero un interesse a sostenere le accuse di Stacy. Insomma, è sembrato a tutti soltanto una scusante per mascherare il vero movente. Eppure, ad oggi, quel movente misterioso rimane ancora nascosto, celato tra le pieghe di questa intricata vicenda. Da diverse fonti giornalistiche emerge però un dettaglio davvero inquietante. Durante un colloquio in prigione con la sorella di Richard, Stacy avrebbe confessato di aver commesso il crimine per timore di perdere la custodia dei bambini legalmente adottati da Richard in caso di divorzio. Sembrerebbe che Richard avesse dei sospetti riguardo al tradimento di sua moglie. Ma sarà questa la vera motivazione dietro il suo gesto o ci sono segreti mai emersi? Per quale motivo avrebbe scelto di non rivelarlo durante il processo? Insomma, io non riesco proprio a capire cosa sia successo nella testa di Stacy Shoek. Durante le mie indagini ho esaminato anche l'annuncio mortuario dove le dediche di parenti e amici descrivono la famiglia con parole così intense che è difficile non restare colpiti. Vengono elogiati per il loro amore reciproco in termini così commoventi che mi ha fatto riflettere su come una famiglia così amata possa essere coinvolta in eventi così drammatici. Anche sulla sua pagina Facebook, ancora tra l'altro accessibile, Stacy non fa altro che irradiare gioia per la sua famiglia. Descrive il marito come un capo scout che organizza barbecue improvvisati per gli amici con allegria contagiosa. Sembrerebbe amarlo profondamente e apprezzare la vita che conduce con lui. È davvero difficile comprendere come sia possibile conciliare questa immagine con gli eventi che si sono verificati. Quest'uomo è stato strappato via da una vita piena e soddisfacente, con una crudeltà raccapricciante. Questo tragico evento ha gettato i suoi cari nella disperazione, lasciandoli senza risposte davanti a una domanda: quale potrebbe essere stato il motivo dietro a un gesto così atroce? Qualcosa che assomiglia a un movente, valido, se così possiamo definirlo. Stacy è detenuta nella prigione statale di Pulaski, nella contea di Hawkins, sempre nello stato della Georgia. È profondamente pentita ed è membro produttivo della comunità carceraria. Ha conseguito una laurea in studi biblici e scrive poesie, racconti e saggi informativi. Ha lavorato alla pubblicazione di libri per bambini rivolti a coloro che hanno un genitore in carcere. Non so se sono stati pubblicati.
Inoltre, viste le sue conoscenze mediche, fa corsi rivolti ai detenuti sui rischi per la salute, sul loro diritto all'assistenza sanitaria e su come proteggersi durante la detenzione. E ora tenetevi forte. Queste parole sono estratte direttamente da un annuncio di lavoro pubblicato dalla prigione. Sì, avete capito bene, sembra che questa donna abbia la possibilità di lavorare all'esterno del carcere, una prospettiva che lascia senza parole, vero? Insomma, oggi sono più sconvolta del solito. Il mio pensiero va a Richard, un'anima che è stata strappata via in un attimo, poco prima di un incontro romantico con la donna che credeva essere l'amore della sua vita. Forse è un bene che non abbia mai scoperto la vera natura del vile tradimento di cui è stato vittima. Spero che abbiate trovato interessante questa storia, che vi abbia fatto riflettere. A me tantissimo. Ricordate, la verità è là fuori, nascosta tra le ombre del mistero. Continuate a cercarne il filo con me, quindi iscrivetevi al canale per fare parte della community. Lasciate qui sotto in un commento la vostra opinione su questo caso e un like. Grazie. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!